La questione, diciamo, fondamentale nel campo improvvisazione. Il problema fondamentale è che si ha un'idea sbagliata di come funziona questa cosa e quindi di conseguenza si procede in maniera inutile nell'esplorare questo materiale, questo argomento. L'improvvisazione è semplicemente il trasferimento di un'idea melodica endogena, cioè che noi generiamo nella nostra testa, sullo strumento, in modo da rendere esplicita questa cosa. Quindi non è un ripetere un repertorio di pattern, di frasi, di questo, ma l'idea ancora più velenosa, secondo me, che circola, è che ci sia un codice linguistico obbligatorio, cioè che l'improvvisazione sia suonare jazz, cioè suonare nell'idioma, nel linguaggio degli afroamericani, italoamericani, polacco-italiani, che sono quelli che fondamentalmente l'hanno cominciata questa storia, del secolo scorso in America. Questa è un'idea totalmente sbagliata, perché se uno volesse prendere, no, spunto da Parker o da tutti gli altri geni che hanno fatto questa cosa, che poi non sono geni, sono gente normale che ha sviluppato delle eccezionali capacità, dovrebbe cercare di capire qual era il loro atteggiamento. Il loro atteggiamento non era fare riferimento a qualche linguaggio di qualche altra cosa, era riflettere, trasferire sul proprio strumento la loro immaginazione, e la loro immaginazione era frutto del tutto il loro passato. Io racconto sempre un aneddoto, no? Si dice che Charlie Parker è un genio, Charlie Parker. Non è così. La differenza tra Charlie Parker e gli altri sostanzialmente era nel quoziente di arroganza che lui aveva. Era di un'arroganza enciclopedica, una roba da record Guinness dei primati. Primati, come si dice? Dei primati, Guinness dei primati. E c'è mio figlio qua che mi sorveglia, insomma, se dico cose, diciamo, troppo spinte. E quindi lui praticamente cercava di evitare di sentire i dischi degli altri sassofonisti, perché non gli voleva rassomigliare, e sentiva un sacco di musica classica, tra cui era appassionato di Bach e Bartók. Ora, se uno pensa a Bach, pensa a tutti i cromatismi, tutto lo sviluppo melodico che fa Bach, capisce perché lui ha sviluppato questo fraseggio eccezionalmente più ricco da un punto di vista di addensamento melodico. Quindi che cosa voglio dire? Che proprio queste persone, come Coltrane nell'esplorazione del mondo orientale, come Bill Evans, l'esplorazione della musica classica contemporanea dell'Ottocento, eccetera. Quindi che cosa voglio dire? Prima cosa, correggiamo l'idea che suonare jazz, improvvisare sia uniformarsi a un codice linguistico di qualcun altro. Io dico sempre che poi nella didattica, insomma, specialmente quella accademica, è un po' diventato così, cioè si studiano i soli di Parker, le frasi di Parker, di Coltrane, di questo e quell'altro, come se quella fosse la fonte della tua immaginazione, ma non lo può essere. Voglio dire, io sono nato a Napoli, Marco è nato a Firenze, Cristiano è nato non so dove, capisci? Avremmo avuto degli ascolti diversi. Com'è possibile che noi nel 2020 ci viene spontaneamente di immaginare un linguaggio che invece veniva spontaneamente a un afroamericano che è nato 80 anni fa, alcolizzato, che stava nel Bronx di New York? È ovviamente impossibile, no? Quindi la prima cosa che uno dovrebbe eliminare è questa tentazione di imitare, di prendere dagli altri, perché se vuoi essere libero dovresti cercare di dire quello che pensi tu, non quello che dice un altro uomo libero. Quella è la sua espressione libera, la mia dovrebbe essere diversa, a meno che non sia un clone, giusto? Quindi, per assurdo, no? L'idea di un conservatorio a Udine, dove si studia jazz, un conservatorio a Roma, dove si studia jazz, e un conservatorio a Siracusa, dove si studia jazz. Migliaia di chilometri, tradizioni diverse. Quindi a questo punto uno si dovrebbe aspettare che entra nel conservatorio di Siracusa e sente
un qualcosa che è sicuramente preso da un bagaglio mondiale, perché oggi è tutto fruibile con internet, ma si dovrebbe sentire che sono siciliani. Come il Conservatorio di Napoli si dovrebbe sentire che i ragazzi sono napoletani. Se uno quando si mette a improvvisare su un 2-5 minore, va, diciamo una cosa... Ok? Com'è l'audio? Ok per me, abbiamo vinto. Allora, non voglio dire che mi aspetto che esca passione dal ragazzo che sta al conservatorio, ma mi aspetto che ci sia, per esempio, specialmente in Italia, mi aspetterei un amore per la melodia, no? Dico, vabbè, che no, rassomiglia un po' alle cose nostre. Se io sento uno che la prima lezione di improvvisazione fa... cioè, io penso che sta copiando, cioè, non è lui, cioè, il ragazzo di 20 anni che ha sentito tutto quello che ha sentito, secondo me, in questo momento sta semplicemente imitando. Quindi il primo consiglio fondamentale che io vi do quando studiamo improvvisazione è: accettate senza nessuna discussione, senza nessun giudizio, senza nessuna aspettativa quello che esce dal vostro orecchio, che, come abbiamo detto molte volte, è musicalmente parola di Dio. L'orecchio ha sempre ragione. Quindi se il vostro orecchio vi suggerisce delle cose, va bene, suonatele e basta, perché voi siete quello, che ve ne frega. Io, diciamo, ho sempre fatto moltissime lezioni, diciamo, negli ultimi mesi la cosa si è notevolmente aggravata, però mi stanno arrivando un sacco di persone che si sono fermate perché magari suonavano quello che immaginavano e il maestro, diciamo, siamo in pubblico quindi non mi posso esprimere, ma diciamo il maestro incauto, no, dice no, non va bene perché questo non è jazz. È una contraddizione in termini. Jazz, suonare jazz significa riversare sullo strumento la propria immaginazione, non significa fare no, questo sarà, non lo so, uno del Bronx, di Brooklyn, non lo so. Qua questa roba non esiste proprio, capito? Esiste perché esiste Spotify, perché esiste la cosa, e quindi magari questa roba uno gli entra un po' nella testa. Poi, se uno prende la passione, che gli piace assai questa roba americana, e se la sente, dopo 2 o 3 anni naturalmente gli inizieranno a vedere queste cose. Non so se mi riesco a spiegare, ok? Questo secondo me è il primo pilastro di impianto della didattica del jazz, dove già la parola didattica non mi suona tanto, perché la libertà non si insegna didatticamente, si mostra, si accompagna. Se tu vuoi che tuo figlio sia libero, non gli puoi dire ogni giorno quello che deve fare, perché non sarà libero, sarà corretto, sarà bene educato, ma sarà un poco un babà. Insomma, diciamo, no? Se vuoi che sia libero lo devi lasciare, lo accompagni, se vedi sta facendo proprio una tragedia magari lo acchiappi, quindi devi accettare questo rischio, mi spiego. Questa è proprio la cosa secondo me fondamentale. Per favore accettate quello che esce dal vostro orecchio, accettatelo perché quello siete voi. Se il voi, quello che siete voi, si arricchisce di altre cose, piano piano le cose usciranno. Come nel video in cui ho raccontato l'esperienza con Dario De Ida, che qualcuno di voi, credo tutti quanti, conoscete, che è una roba fuori dal mondo. Lui suonava, nonostante sapesse le cose fare, le sapesse fare tecnicamente, le cose non le suonava perché non gli venivano nell'orecchio. 1, 2. Come qualsiasi cosa nella vita, le cose si imparano piano piano. Non è che avete preso, che ne so, vostro figlio la prima volta sulla bicicletta, l'avete preso e l'avete menato, capito, dentro alla Coppa Italia, cioè come si chiama, il Giro d'Italia. No, non l'avrete fatto, no, l'avete preso, l'avete accompagnato. Quindi io, se uno vuole imparare a improvvisare,
che è un'attività complessa, perché magari nell'orecchio ti suona, però poi cambiano gli accordi, però la scala, però ti suona una cosa che non do, allora ti devi fermare, trovare, aspetta, come ha detto, sta questo là naturale, ma come, sto, non so se... Cioè, capito? Una strada impervia. E uno vi fa studiare improvvisazione su Autumn Leaves, 32 battute, almeno diciamo una sedicina di accordini simpatici, no? Dove se la vogliamo studiare lenta a 120 bpm, 120 bpm, ma ci sono qualcuno qua che è fortissimo, vedo il nome, so che sono degli scienziati, comunque 120 bpm significa che in un secondo fa 120 volte boom boom boom, ok? Quindi il movimento, un boom, dura mezzo secondo, notoriamente. In una battuta stanno 4 movimenti, quindi questi 4 movimenti durano 2 secondi. Se tu non sai improvvisare, no? Non hai questa prontezza, questa cosa, come fai a capire? Il momento che il tuo cervello dice do minore, sei già a fa 7. Aspetta, era fa 7? Sì, beh, capito? Arrivato alla 7 unità, dici, Madonna santa, ma che è qua? Capito? Quindi, ovvio. Non si può imparare a improvvisare sui pezzi, follia. Si impara a improvvisare su 1-2 accordi, 1-2, ok? Queste molto lenti, molto, e non sulle basi Ebersold, perché le basi Ebersold ci sta il pianista che suona, no? E che fa tutto il fatto figo jazz, no? Per cui quel fatto figo jazz, se lo senti una volta, è pure figo, diciamo, no? Se tu lo metti a loop e lo senti 300 volte, dopo la 300, anche prima, tu il pianista che fa e fa questo 300 volte, dopo 300 volte tu il pianista lo vorresti, diciamo, eliminare, tacitare, capito? Quindi io consiglio vivamente come procedura quella di mettere una base lenta, mo se la trovo un attimo, vi faccio sentire le cose su cui faccio studiare io, che sono roba, diciamo, quasi soporifica da un certo punto di vista, dove, no, è la verità, dico la verità, cioè, insomma, è accompagnata, eccola qua, guardate qua, questa è Fa maggiore e Si bemolle settima, 2 accordi che per quelli là più dentro i fatti sanno che c'hanno. Su Fa maggiore si suona la scala di Fa, si suona, non si suona, si esplora, si parte dalla scala di Fa maggiore, e sull'accordo di Si bemolle settima, accordino non alterato, come abbiamo spiegato, c'è la minore melodica dalla quinta, che guarda un po' che fa, quindi Fa minore melodica, fra Fa maggiore e Fa minore melodica cambia una sola nota, la terza, quindi praticamente sono sempre le stesse note, detto in francese, insomma, sono le stesse note che coincidono fra i 2 luoghi melodici. Ve la faccio sentire. Guarda, questa è una roba con cui ti puoi pure addormentare tranquillamente.